Ciao e benvenuto o benvenuta su Podcast Italiano Principiante, un podcast per chi sa un po' di italiano e vuole migliorare attraverso l'ascolto di storie, riflessioni e conversazioni facili ma anche stimolanti. Oggi ti racconto la storia di Maria, una storia che parla di incontri inaspettati e di come a volte la speranza arrivi quando meno ce l'aspettiamo. Prima di iniziare, però, voglio dirti che la storia che stai per ascoltare non l'ho scritta io. È stata scritta dai membri di AVA, a voce alta, il nostro corso di conversazione in italiano, dedicato alla pratica orale della lingua. Per 3 mesi gli studenti lavorano insieme in piccoli gruppi. Si incontrano ogni settimana a una lezione a cui partecipo anche io e seguono attività e sfide linguistiche e fanno pratica di italiano anche durante la settimana attraverso il nostro gruppo WhatsApp. Una delle cose più belle di questo corso è che spesso nascono vere amicizie. Molte persone arrivano per migliorare il loro italiano e finiscono per trovare amici con cui restano in contatto anche dopo la fine del corso. Per me è sempre una grande soddisfazione vedere questi gruppi diventare così affiatati. La storia di oggi nasce proprio da uno degli esercizi più divertenti che facciamo durante il corso. Si tratta di un esercizio di improvvisazione. Con il mio aiuto, gli studenti devono scrivere una storia. Ogni partecipante riceve una fotografia e deve iniziare o continuare una storia iniziata dagli altri, collegandosi a ciò che è stato detto prima. Nessuno sa quali immagini riceverà, quindi bisogna usare fantasia, creatività e gioco di squadra per costruire insieme una storia coerente e interessante. È un esercizio che aiuta tantissimo a sviluppare il vocabolario, la fluidità e la capacità di pensare direttamente in italiano, ma soprattutto è un'attività molto divertente che spesso produce risultati sorprendenti, proprio come la storia che stai per ascoltare. Vediamo cosa pensa di questo esercizio Isabel, una delle autrici di questa storia. Ciao, buonasera. Questa esperienza di scrivere la storia insieme è stata veramente divertente per me. Credo che sia un bellissimo lavoro in gruppo e tutto è stato molto allegro. All'incontro abbiamo parlato così rilassati che la lezione sia passata velocemente. Grazie. A breve riapriranno le iscrizioni per questo corso, quindi resta in ascolto. Prima di iniziare, ti ricordo che questo episodio include una trascrizione interattiva. Da poco abbiamo introdotto un nuovo player che rende l'esperienza di apprendimento molto più semplice e piacevole. Puoi tradurre parole o porzioni di testo e puoi cliccare sulle parole evidenziate per leggere le spiegazioni grammaticali, culturali o lessicali e ovviamente puoi seguire il testo mentre ascolti l'episodio. L'obiettivo è permetterti di capire il testo senza dover continuamente aprire dizionari, cercare traduzioni o interrompere l'ascolto. Tutto quello che ti serve per imparare è già integrato nella trascrizione, in modo semplice, intuitivo e molto comodo da usare. E la cosa migliore è che queste risorse sono completamente gratis. Se vuoi migliorare il tuo italiano in modo efficace e con il minimo sforzo possibile, ti consiglio davvero di provarle. Puoi trovare la trascrizione sul sito podcastitaliano.com oppure nel link che trovi nelle note di questo episodio su Spotify, Apple Podcast o nell'app che stai utilizzando. E adesso, buona storia! Questa storia è stata scritta da Birgit, Isabel, David e Victoria.
Piove. Piove da una settimana intera. Ogni giorno, senza pausa. Fuori dalla finestra le strade brillano sotto l'acqua e le persone camminano in fretta, nascoste sotto gli ombrelli. Maria osserva tutto questo dalla finestra del suo piccolo appartamento. Tra le mani tiene una tazza di caffè caldo e lascia che il vapore le scaldi il viso. Maria ha circa 30 anni, è alta, con lunghi capelli biondi e occhi chiari. È arrivata dalla Svezia quasi un anno fa per studiare italiano e vivere una nuova esperienza, ma la vita che aveva immaginato e quella che sta vivendo sono molto diverse. Non ha ancora molti amici, conosce qualche compagno di corso, qualche vicino di casa, ma nessuno ha un posto speciale nel suo cuore. E per questo lei stessa non si sente speciale per nessuno. Anzi, negli ultimi mesi si sente sempre più sola. Guardando la pioggia, sospira. Ah, che cosa sto facendo della mia vita? Si sente come una spettatrice della propria esistenza. Le giornate passano tutte uguali. Studio, casa, una passeggiata, qualche telefonata con la famiglia in Svezia. Voglio sentirmi viva. Voglio che succeda qualcosa, qualsiasi cosa. Ho bisogno di un'avventura, di una ragione per alzarmi dal letto con entusiasmo. Maria continua a osservare cosa succede fuori dalla finestra. Poi abbassa lo sguardo e osserva la tazza di caffè che tiene tra le mani. Una tazza di caffè. Una. Sempre una. Le piacerebbe preparare 2 tazze di caffè. Le piacerebbe avere compagnia. In fondo il caffè ha un gusto migliore quando si prende in compagnia. Maria decide di uscire. Indossa il cappotto, infila gli stivali e prende il suo ombrello rosso. L'ombrello rosso è il suo preferito. In una giornata grigia e piovosa, quel colore acceso sembra un piccolo atto di ribellione contro la tristezza. È la fine dell'autunno. In alcuni angoli della città ci sono già tracce della prima neve, ma l'aria non è troppo fredda. Maria inizia a camminare senza una meta precisa. Le piace fare così, lasciare che siano le strade a decidere dove andare. Cammina per un po', persa nei suoi pensieri. Poi qualcosa attira la sua attenzione. Poco più avanti, 2 uomini stanno discutendo animatamente. Non sembra una vera rissa, ma la tensione è evidente. Calmati! Grida uno. Non dirmi cosa devo fare. Risponde l'altro. Maria rallenta il passo. Non è una persona che ama i conflitti. Ogni volta che vede qualcuno litigare, desidera che tutto torni alla calma, ma proprio mentre osserva la scena, mette il piede su una busta bagnata e scivola. Ah! Maria cade per terra e rimane stesa sul marciapiede per qualche secondo, un po' dolorante e molto imbarazzata. Poi nota qualcosa. Davanti a lei, vicino al cassonetto dell'immondizia, c'è una pila di libri. Probabilmente sono vecchi libri che appartenevano a una delle bancarelle del mercato lì vicino. Maria si alza lentamente e si avvicina. Ma perché li hanno buttati? Maria sente una strana emozione, una curiosità improvvisa che non prova da tempo. Comincia a leggere i titoli. Ci sono romanzi, saggi, libri di storia e di arte. Ma ce n'è uno in particolare che la colpisce. Una raccolta di poesie. Maria prende il libro tra le mani. È un'edizione vecchia, con la copertina leggermente consumata. Lo apre, lo sfoglia e poi il vento apre una pagina precisa. Maria inizia a leggere
e legge una breve poesia che parla di una persona che ha attraversato un lungo periodo di apatia e che nonostante tutto ha ritrovato la speranza. Parla della luce dopo il buio, di primavera dopo l'inverno, di rinascita. Maria sente un nodo alla gola. È come se quelle parole fossero state scritte proprio per lei. Per la prima volta, dopo mesi, sente qualcosa muoversi dentro di sé. Forse non è troppo tardi. Forse la sua vita può ancora cambiare. E in quel momento un'altra mano tocca il libro. Scusami. Dice una voce. Maria alza lo sguardo. Davanti a lei c'è un uomo alto, con i capelli castani e un sorriso straordinario. Le loro mani sono ancora sullo stesso libro. Lo prendi? Perché mi serve questo libro. Anzi, ho appena litigato con l'uomo che li ha buttati per averlo. Anzi, se vuoi prendere dei libri devi sbrigarti. L'ex proprietario ha detto che vuole riprenderseli. Dice lui. Maria afferra 5-6 libri e si alza di scatto. Fermi! Quelli sono i miei libri. Se li volete dovete pagarli. Dice il proprietario della bancarella. L'uomo misterioso afferra il libro di poesie con una mano, con l'altra mano afferra Maria e poi iniziano a correre. Mentre scappano si guardano, poi scoppiano a ridere. La situazione è così assurda che nessuno dei due riesce a prenderla sul serio. Facciamo una cosa. Dice lui. Leggiamolo insieme. Mi sembra una soluzione diplomatica. Davanti a un caffè? Io sono Roberto, comunque. Roberto è un dentista. Un dentista appassionato di poesia e di palestra. Roberto ha un sorriso difficile da dimenticare. Maria e Roberto si fermano in una caffetteria a leggere il libro. Ordinano 2 caffè. Maria guarda le 2 tazze vicine e sorride. Poi passano un'ora a parlare. Quando si salutano, entrambi hanno la sensazione di aver trovato qualcosa di speciale. Nei giorni successivi continuano a vedersi. Prima un caffè, poi una passeggiata, poi una cena. Con Roberto Maria ride, e ridere è una sensazione che quasi non ricordava più. Anche Roberto è felice. C'è qualcosa in Maria che lo fa sentire bene, qualcosa di autentico. Il tempo passa e i due iniziano a frequentarsi seriamente, a vedersi assiduamente. Un pomeriggio Roberto decide di fare una sorpresa a Maria. Un'ora prima di raggiungerla al bar dove hanno appuntamento, entra in un negozio di candele profumate. Appena entra, viene circondato da profumi di vaniglia, acero, cioccolato e fragola. Maria adorerebbe questo posto. Pensa. Si guarda intorno. Ci sono candele di ogni colore, fragranza e forma. Ma c'è una candela in particolare che colpisce Roberto. Una grande candela viola, alla violetta. È bella, profumata, Mormora. ma forse è un po' troppo grossa. Roberto non sa che accanto a lui c'è qualcuno che lo sta ascoltando. Accanto a lui c'è un turista, Mick. Mick aveva passato la giornata in un pub a bere birra, la sua preferita, la Guinness, e forse aveva bevuto troppo. Sentendo Roberto dire «forse è un po' troppo grossa», interpreta male la frase e pensa che stia parlando di sua moglie. Come ti permetti? Grida improvvisamente. Scusi? Roberto si volta confuso. Roberto è confuso, ma Mick è già fuori controllo e prima che Roberto possa spiegarsi, Mick afferra una candela e lo colpisce alla testa. Tutto accade in pochi secondi. Roberto cade a terra.
Qualcuno chiama immediatamente l'ambulanza. Quando si risveglia in ospedale, Roberto ha una grande ferita alla testa e ricorda veramente poco di quello che è successo. È stordito, incapace di usare il telefono normalmente e soprattutto ha perso la memoria a breve termine. Non si ricorda che aveva un appuntamento con Maria e, ancora peggio, non si ricorda di Maria. Nel frattempo, Maria lo aspetta. È seduta al tavolino del bar. Davanti a lei ci sono 2 tazze, una piena, una vuota. «Signorina, le posso portare via la tazza vuota?» le chiede la barista. Maria annuisce, poi sorride, ma il suo è un sorriso dolce amaro. Si ritrova di nuovo seduta da sola, con una solitaria tazza di caffè tra le mani. Le ore passano e Roberto non arriva. Forse ha cambiato idea, forse ho detto qualcosa di sbagliato, forse mi sono illusa. La tristezza che sembrava essersi allontanata torna lentamente. Nei giorni successivi Maria scrive a Roberto e continua a controllare il telefono, sperando in una risposta. Nessun messaggio, nessuna chiamata. Passano i giorni, le settimane. Passa un mese, poi 2. Alla fine Maria prende una decisione. Vuole partire. Ha bisogno di fuggire dai ricordi. Sceglie di andare nella bellissima Scozia. Vuole camminare tra montagne, laghi e castelli per ritrovare se stessa. Maria parte. Roberto, dopo 2 mesi, finalmente riesce a recuperare la memoria e allora si ricorda di Maria, del loro appuntamento, della candela viola e dell'incidente. Gli torna tutto alla mente e sprofonda la testa nel cuscino tra le lacrime. A quel punto si ricorda anche il PIN del suo cellulare, lo inserisce e accende il telefono, trovando tutti i messaggi disperati di Maria. Roberto si sente malissimo. Prova a scrivere a Maria, prova a chiamarla, ma la segreteria dice: «Siamo spiacenti, questo numero è inesistente». Maria ha cambiato numero. Allora Roberto corre all'appartamento di Maria, la chiama disperato, citofona senza sosta, ma non risponde nessuno. È partita, Dice il suo vicino. Passano 2 settimane. In Scozia, Maria pensa continuamente a Roberto. Non può essere finita così. Non accetto la fine di questa storia senza una spiegazione. Me la merito. Maria decide di tornare in Italia. Torna a casa e quel giorno piove. Si prepara una tazza di caffè e osserva il mondo dalla finestra. Eccomi qui, io e la mia tazza di caffè, di nuovo da sola, di nuovo una spettatrice della mia vita. Ma io voglio essere la protagonista della mia vita, voglio le emozioni, la passione, le avventure, le esperienze. Maria decide di uscire. Cammina per strada, sotto la pioggia, con il suo ombrello rosso. Stavolta non scivola, non trova libri, non assiste a una litigata. Ma mentre cammina, guardando per terra, vede che una figura si ferma davanti a lei. Lei la guarda dal basso verso l'alto, vede le scarpe, le gambe, il petto e la faccia. È Roberto. Per qualche secondo nessuno dei 2 parla. devo raccontarti una cosa. Ti giuro che posso spiegare. Dice Roberto, sorridendo. Maria lo abbraccia forte. Che cosa è successo? Sussurra. Ti va una tazza di caffè? Seduta al tavolo con Roberto, Maria osserva le 2 tazze di caffè fumanti. Sorride. Ascolta la storia e sorride. Roberto appoggia sul tavolo un pacchetto regalo. Dentro c'è una candela viola. Da quel giorno Maria e Roberto non si separano più. Più di 1 anno dopo sono ancora insieme, felici
innamorati, sorpresi dalla vita, proprio come quel primo giorno sotto la pioggia, davanti a una pila di libri usati. E Mick, il turista che ha provocato tutto questo? Beh, Roberto, davvero gentiluomo, ha deciso di non sporgere denuncia e dopo una lunga e imbarazzante conversazione con la polizia, Mick è tornato al suo paese. Ma sicuramente ha imparato la lezione. La storia di oggi finisce qui. Spero ti sia piaciuta. Fammi sapere che cosa ne pensi. Un grazie speciale ai nostri studenti, gli autori di questa storia, Birgit, Isabel, David e Victoria. Io ti saluto, grazie per l'ascolto e ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!